Ciao a tutti, sono Elio. Oggi visiteremo le mura ciclopiche di Alatri. Qui siamo alla stazione di Frosinone, adesso pedaleremo fino ad Alatri che dista circa 14 km. Ci vediamo dopo. Ecco, siamo arrivati ad Alatri e già si vedono le mura ciclopiche. Questa è la cinta esterna, la cinta che cingeva e cinge ancora la città. Guardate che pietre immense. È una cinta a terza maniera, pietre molto accuratamente scolpite e levigate, sia nelle superfici esterne che in quelle di contatto fra loro. Ci sono dei blocchi davvero giganteschi, guardate questo! Qui il tratto per fortuna è sgombro da auto, quindi ce le vediamo un po' meglio. E sono anche ben tenute, pulite. E questa è la piazza centrale di Alatri, molto carina. E questa è la Santa Maria Maggiore. Le mura che abbiamo visto prima sono la cinta esterna della città, mentre questa è l'Acropoli o anche Civita, che è la parte più alta, che adesso andremo a vedere. Queste mura, tra gli altri, hanno suscitato l'ammirazione dello scrittore tedesco Ferdinand Gregorovius. E questa, tra l'altro, è la via Gregoriana, così chiamata in onore del Papa Gregorio XVI che visitò Alatri nel XIX secolo. Alatri fa parte delle 5 città saturnie. Ve ne ho già parlato quando abbiamo visitato Ferentino. Comunque sono 5 città che si vuole siano state edificate dal mitico Saturno. Le altre sono Atina, Arpino, Anagni e Antinum, che è il vecchio nome di Ferentino. E questa è la porta cosiddetta minore. È alta 2,12 m e larga 1,16 m. È detta anche Porta dei Falli perché sull'architrave sono stati scolpiti 3 falli, anche se sono stati quasi scalpellati via, si vedono comunque ancora. Ecco, vedete? 1, 2 e 3. Il corridoio ascendente ha un sistema di pietre ad aggetto, che adesso non possiamo vedere, ma che si trova soltanto simile nella piramide di Menfi in Egitto. I 3 falli dovrebbero avere un significato apotropaico, o per meglio dire scaramantico, oppure un augurio di fertilità. Anche da qui il panorama è molto ampio, come vedete. L'Acropoli ha una pianta trapezoidale e racchiude un'area, circoscrive un'area di circa 19.000 metri quadrati. È veramente grandiosa.
secondo svariati archeologi, sarebbe stata realizzata con pietre ottenute sbancando la stessa collina su cui sorge. E qui c'è un punto particolare. Ci sono 3 nicchie. Ne abbiamo viste 3 molto simili ad Alba Fucens. E questa è la porta maggiore. È alta 4,5 metri e larga 2,70 metri. E guardate l'architrave, la pietra orizzontale sopra la porta. Sapete quanto è il peso stimato di questo pietrone? 27 tonnellate. 27. E una cosa interessante da dire è che il rapporto fra altezza e base coincide con buona approssimazione al numero della sezione aurea. Ora saliamo proprio sull'Acropoli, nel punto più alto. Qui le pietre sono di dimensioni veramente impressionanti. Mai visto una cosa del genere. E in questo punto sono molto meno quasi grezze. E come già a Segni, come già a Ferentino, come già a Castel San Pietro, anche qui ad Alatri, in cima all'Acropoli, c'è una chiesa. Questa è la cattedrale di San Paolo. E qui ci avviciniamo al punto più alto dell'Acropoli. Ecco, questo è il punto più alto dell'Acropoli. Si chiama Pizzale ed è alto 17 metri. Un'altra pietra veramente enorme.